Bentornati per questa seconda parte della quarta lezione. Prima di proseguire, ricordiamo che nella tradizione degli strumenti a corda le dita della mano sinistra vengono indicate con i numeri da 1 a 4. 1 per l'indice, 2 per il medio, 3 per l'anulare, 4 per il mignolo. Dunque da questo momento in poi ci riferiremo alle dita della mano sinistra utilizzando questa numerazione. Ora con il mignolo, cioè il nostro dito 4, riportiamoci sul 12° tasto, ma questa volta della corda Mi, e andiamo ad eseguire un esercizio che ci porterà a suonare tutte le note raggiungibili dalle dita in questi 4 tasti, dal nono al 12° su tutte le corde. In pratica quindi, rimanendo su questa verticale compresa tra il nono e il 12° tasto, andremo a suonare tutte le note a nostra disposizione. Per questo esercizio utilizzeremo anche la mano destra e per il momento continueremo ad agire sullo strumento senza curarci di quali note stiamo suonando. Ci basti sapere che le note al 12° tasto portano lo stesso nome delle corde a vuoto corrispondenti. Dunque questo è un Mi a vuoto, al 12° tasto avremo un Mi un'ottava sopra. Questo è La a vuoto, al 12° tasto avremo un La all'ottava sopra. Questo è Re a vuoto, al 12° tasto avremo dunque un Re un'ottava sopra, e questo è il Sol a vuoto, al 12° tasto avremo un Sol un'ottava sopra. E dunque facciamo insieme questo esercizio, per il momento senza il vincolo temporale di un metronomo, e poi andiamo ad osservarne i vari aspetti tecnici. Corda Mi. Dito 1, dito 2, 3, 4. Corda La, dito 1, 2, 3, 4. Corda Re, 1, 2, 3, 4. Corda Sol, 1, 2, 3 e 4. Fermiamoci qui e facciamo qualche osservazione su questa fase ascendente dell'esercizio, cioè quella che ci ha portato dalla corda più grave, cioè il Mi, alla corda più acuta, cioè il Sol. La prima cosa che notiamo è che ci conviene diteggiare le note stando con le dita a ridosso dei tasti, a ridosso delle barrette verticali. Per quale motivo? Perché se è vero che all'interno del tasto in qualsiasi punto andiamo a premere otteniamo sempre la stessa nota, è pur vero che quanto più ci allontaniamo dal tasto, tanto più sarà probabile che otterremo dei rumori indesiderati, per evitare i quali saremo costretti a premere con maggiore forza. Dunque, convenientemente, stando a ridosso del tasto, otterremo un suono pulito con minore fatica. Provare per credere. Inoltre andiamo a completare un dato emerso in precedenza. Ricordate quando abbiamo notato che diteggiando la corda Mi, quella più grave, quella posizionata più in alto, le dita esterne, indice e mignolo, vanno ad allungarsi, a lavorare estendendosi, mentre le dita centrali, medio e anulare, mantengono una loro rotondità che invece caratterizza tutte e 4 le dita quando andiamo a diteggiare la corda Sol, quella più acuta, posizionata più in basso. Ecco, andiamo a scoprire quale meccanismo governa questa variazione di assetto. Il movimento che ci consente di cambiare assetto nel modo più corretto è quello che stiamo osservando, movimento nel quale il pollice della mano sinistra dietro al manico gioca un ruolo fondamentale, assumendo la funzione di perno e consentendoci di arretrare con il braccio e l'avambraccio e dunque di far scendere le dita dalla corda più grave a quella più acuta, mantenendo una curvatura costante che certamente va a stringersi, ma non così tanto come accadrebbe se invece rimanessimo fermi. Inoltre valutiamo bene se sia il caso o meno di ancorare le dita ai tasti su cui hanno appena agito. Cerco di spiegarmi meglio. Prendiamo una porzione qualsiasi dell'esercizio.
Come si vede, le dita rimangono fisse sui tasti appena diteggiati, un assetto tutt'altro che sbagliato a condizione che sia funzionale a ciò che stiamo suonando. Per esempio, se sto eseguendo un passaggio rapido di questo tipo, ecco che mantenere una corrispondenza fissa tra dito e tasto può essere strategico, in quanto ciascun dito sarà pronto a premere sul tasto corrispondente senza spostamenti, garantendoci una rapidità di esecuzione altrimenti impossibile. In mancanza di questa necessità e allo scopo di evitare le problematiche fisiche che abbiamo evidenziato in precedenza, quelle legate a eccessiva tensione e a eccessivo sforzo isometrico, suggerisco un assetto differente. Evitiamo di sollevare le dita dalla tastiera facendole svolazzare in aria, ma teniamole a contatto con la corda, lasciandole però libere di raggrupparsi, ricollocandole eventualmente sui tasti corrispondenti se necessario, sempre alla ricerca della massima rilassatezza. Rilassatezza che, come forse si è capito, ritengo un principio importantissimo per un'attività musicale libera da tensioni e lontana da problematiche fisiche. Uno degli aspetti cruciali della fase ascendente di questo esercizio è il passaggio di corda. Quello che accadrà è che mentre il mignolo sta premendo, l'indice si prepara sul proprio tasto corrispondente della nuova corda. Per fare questo l'indice si solleva, ma con lui si sollevano anche il medio e l'anulare. Di fatto, l'istante in cui il mignolo si solleva, l'indice si abbassa per andare a premere la propria nota e un dito della mano destra va a colpire la corda per metterla in vibrazione, ecco, questi tre atti dovranno essere perfettamente simultanei, senza pause tra di loro. Si capisce come questa articolazione richieda uno studio accurato e possa necessitare di tempo per essere acquisita, ma come già detto, questo è un aspetto tecnico piuttosto impegnativo nello studio degli strumenti a corda in generale. Torniamo ora all'esercizio e andiamo ad eseguire la fase discendente. Corda Sol, dito 4, 3, 2, 1, corda Re, dito 4, 3, 2, 1, corda La, 4, 3, 2, 1, corda Mi, 4, 3, 2, 1. E anche in questo caso andiamo a mettere in evidenza alcuni aspetti tecnici. Per prima cosa dobbiamo scegliere come dislocare le dita sui tasti, cioè se allineare da subito le dita e i tasti oppure tenere più raggruppate le dita e posizionare il dito sul proprio tasto di volta in volta. È intuitivo che questa scelta dipenda in gran parte dalla velocità di esecuzione. Per una esecuzione più rapida probabilmente mi converrà allineare da subito le dita con i tasti, per una esecuzione più lenta potrò permettermi di posizionare ciascun dito sul proprio tasto di volta in volta. Vorrei ora evidenziare un dato tecnico che però in premessa consiglio di accantonare almeno per il momento. Nella fase discendente dell'esercizio, come abbiamo visto, quello che accade è questo. Posizioniamo le dita e poi le andiamo a sollevare una dopo l'altra. Ecco, è proprio questo verbo sollevare, che comunque continueremo ad utilizzare, che qui però viene usato un po' impropriamente, in quanto più che sollevare le dita, le spostiamo molto più convenientemente di lato. Questo fa sì che il movimento delle dita della mano sinistra, più che avere due fasi, cioè una positiva e una negativa, quella in cui andiamo ad abbassare il dito
e quello a cui andiamo a sollevarlo è caratterizzato piuttosto da una ciclicità, cioè da un movimento circolare in cui il dito viene abbassato, poi viene scostato di lato e poi fa tutto il percorso per ritornare all'inizio. E a ben vedere questa caratteristica del movimento delle dita della mano sinistra ha delle inattese similitudini col movimento delle dita della mano destra. Perché consiglio di accantonare questa meccanica per il momento? Perché ora che ne siamo a conoscenza, con ogni probabilità nel corso del tempo la apprenderemo senza neanche accorgercene, mentre cercando di integrarla ora in ciò che stiamo imparando potrebbe mettersi di traverso e portarci per esempio a suonare un pull-off involontariamente. Il pull-off è un tipo di legato che condivide la stessa meccanica. Anche qui abbiamo un dito che si scosta di lato ma continuando a premere sulla corda pizzicandola. Quello che succede in pratica è che noi suoniamo una nota con un dito della mano destra, il dito della mano sinistra che sta suonando in quel momento a propria volta si scosta di lato continuando a spingere sulla corda, di fatto pizzicandola ancora una volta e mettendo in vibrazione un'altra nota. È evidente come un pull-off suonato involontariamente non sia altro che un intralcio, dunque diamo tempo al tempo, accettiamo che alcune cose in musica si possono imparare più facilmente, altre si imparano inconsapevolmente, altre ancora necessitano di una fase più avanzata per essere apprese. Come abbiamo visto nella fase ascendente dell'esercizio, anche nella fase discendente il punto cruciale è il passaggio di corda, che gestiremo in maniera molto simile a come abbiamo visto nella fase ascendente. Mentre l'indice sta premendo, il mignolo si prepara e si allinea col proprio tasto corrispondente, portando con sé sulla nuova corda il medio e l'anulare. L'istante in cui il mignolo scende per andare a diteggiare la propria nota, l'indice si solleva e questa volta si solleva davvero, non si sposta di lato e un dito della mano destra va a colpire la corda per metterla in vibrazione, ecco, queste tre fasi dovranno essere simultanee. Quando il mignolo scende giù a diteggiare, le altre dita si allineano, l'anulare, il medio e per ultimo l'indice, in quanto fino a un istante prima stava premendo su un'altra corda. Ora eseguirò questo stesso esercizio però con l'aiuto di una base musicale che, come per la lezione precedente, ha lo scopo di rendere tutto più interessante e appunto più musicale. E anche in questo caso a vostra disposizione troverete un video con la base musicale, la partitura e le immagini del mio basso e delle mie mani, però senza il suono, per non fare confusione tra il vostro suono e il mio. Il link del video dovreste vederlo ora in una scheda che appare qui sopra, ma comunque lo troverete in descrizione e nelle schede finali di questa lezione. Mentre per chi fosse interessato alla partitura, questa si trova nella Community tab, il cui link si trova sempre in descrizione. Non dovrete far altro che scorrere la Community tab, trovare la partitura e scaricarla come file immagine. Andiamo a vedere come funziona l'esercizio. L'esercizio inizia con un preconteggio di 2 misure per prendere bene il tempo. Nella parte superiore dello schermo troviamo la partitura in chiave di basso. Sopra il pentagramma troviamo i nomi delle note, espressi in italiano e in notazione anglosassone. Convenientemente, nella fase ascendente troveremo i diesis, mentre nella fase discendente troveremo i bemolle. Sotto il pentagramma invece sono riportati i nomi delle corde su cui di volta in volta andare a diteggiare le note. Anche questi nomi sono espressi in italiano e in notazione anglosassone. Tutto il percorso che ci porta dalla corda Mi alla corda Sol e poi dalla corda Sol alla corda Mi si svolge 2 volte senza spostamenti, ad eccezione del finale che vedremo poi. Non troviamo invece nessuna indicazione relativa alle dita o
troppo ai tasti, in quanto già sappiamo in premessa che l'esercizio si svolge con le dita posizionate sui tasti che vanno dal nono al 12°. Di base l'esercizio prevede l'esecuzione di note da 4/4. Il mio consiglio è quello di ripetere l'esercizio più volte e, approfittando della lunghezza delle note, provare a memorizzare nome e posizione di ciascuna nota. Nella parte centrale dello schermo troviamo quello che forse è l'aspetto più interessante dell'esercizio: le varianti. Le varianti sono pensate in senso progressivo, dalla più semplice alla più complessa. Quello che suggerisco è di praticare ciascuna variante per l'intero esercizio. Ogni variante si sviluppa in un'unica misura, così che ogni nota abbia la propria variante. Fa eccezione l'ultima variante, che invece è sviluppata su 2 misure. Spostiamoci adesso nel finale dell'esercizio. Come premesso, nel finale abbiamo l'unico spostamento di tutto l'esercizio. Infatti, ci spostiamo indietro di un tasto per avere una conclusione armonicamente appropriata. Nella scorsa lezione, quella dedicata alla mano destra, abbiamo fatto conoscenza con alcuni valori: la semibreve, la nota da 4/4, la minima, la nota da 2/4 e la semiminima, la nota da 1/4. Ai più attenti fra voi non sarà sfuggito che tra le varianti proposte nell'esercizio che ho appena eseguito ci sono delle new entry. C'è la croma, cioè la nota da 1/8, e il punto di valore, la cui durata dipende dalla nota a cui è accostato. Ora, anziché perderci in considerazioni di teoria musicale che vorrei riservare per eventuali futuri video di approfondimento, preferisco andare ad eseguire tutte le varianti. Dunque esorto tutti coloro che non hanno particolare familiarità con questo aspetto della musica ad aguzzare l'orecchio, mentre se vi sentite creativi ed estrosi, non esitate a creare, ad inventare le vostre proprie varianti, e in ogni caso cercate di divertirvi. Dunque ora andrò ad eseguire tutte le varianti cambiando ogni 4 misure. L'ultima, che è sviluppata su 2 misure, la eseguirò un po' più a lungo. Partiamo con la prima variante. Seconda. Terza. Quarta. Quinta. Sesta. Settima. Ottava. Nona.
abbiamo visto, questo esercizio si concentra sui tasti che vanno dal nono al 12°, lasciando però inutilizzata tutta questa parte di tastiera. Così ho realizzato altri 2 video con lo stesso esercizio. Uno si concentra sui tasti che vanno dal quinto all'8°, l'altro si concentra sui tasti che vanno dal primo al quarto. I link di questi 2 video dovreste vederli ora apparire in sequenza nelle schede qui sopra, ma comunque li troverete in descrizione, così come le partiture saranno disponibili nella community tab. Permettetemi però di fare un'ulteriore raccomandazione che potrà apparire ridondante, ma che a mio parere non lo è. Con particolare riferimento all'esercizio, quando lo svolgeremo sui primi 4 tasti, facciamo attenzione a non stressare troppo la mano con un eccessivo stretching, ma esercitiamoci piuttosto in quella modalità ad elastico che abbiamo visto più volte nel corso della lezione. Per modalità ad elastico intendo l'alternarsi del raggruppamento e della divaricazione delle dita, per padroneggiare la quale possiamo dar vita ad un ulteriore esercizio. L'esercizio coinvolge il primo e il quarto dito, rispettivamente sul primo e il quarto tasto. Andiamo a osservarne la meccanica della fase ascendente. Dita raggruppate, primo dito sul primo tasto di Mi. Dilatiamo, quarto dito sul quarto tasto, raggruppiamo. Dilatiamo, primo dito sul primo tasto di La, raggruppiamo. Dilatiamo, quarto dito sul quarto tasto, raggruppiamo. Dilatiamo, primo dito sul primo tasto di Re, raggruppiamo. Dilatiamo, quarto dito sul quarto tasto, raggruppiamo. Dilatiamo, primo dito sul primo tasto di Sol, raggruppiamo. Dilatiamo, quarto dito sul quarto tasto, raggruppiamo. Adesso vediamo la fase discendente. Dita raggruppate, quarto dito sul quarto tasto di Sol. Dilatiamo, primo dito sul primo tasto, raggruppiamo. Dilatiamo, quarto dito sul quarto tasto di Re, raggruppiamo. Dilatiamo, primo dito sul primo tasto, raggruppiamo. Dilatiamo, quarto dito sul quarto tasto di La, raggruppiamo. Dilatiamo, primo dito sul primo tasto, raggruppiamo. Dilatiamo, quarto dito sul quarto tasto di Mi, raggruppiamo. Dilatiamo, primo dito sul primo tasto, raggruppiamo. E giunti alla fine di questa lunghissima lezione, prometto che le prossime saranno molto più brevi. Per ricapitolare, ora abbiamo a nostra disposizione 3 video per esercitarci su 3 differenti posizioni della tastiera, dal nono al 12° tasto, dal quinto all'8° tasto, dal primo al quarto tasto. Poi abbiamo il consueto approfondimento, questa volta dedicato alla logica con cui è concepita la tastiera del basso elettrico. Vi consiglio di guardarlo perché faccio anche dei riferimenti ad altri strumenti che spero possano essere utili alla comprensione generale. I link di tutti questi video, come già detto, li trovate in descrizione, così come le partiture saranno disponibili nella community tab. Per il momento è davvero tutto. Scrivetemi nei commenti le vostre domande, i vostri dubbi, le vostre perplessità, le vostre critiche. Sarò lieto di rispondervi e di dialogare con voi. Grazie di aver visto anche questa lezione fino alla fine, ci vediamo alla prossima lezione. Ciao ciao!